episodio di Sciacombolo, è un programma in cui invitiamo musicisti di tutto il mondo. È già qui preparato il tè e oggi il nostro invitato è un violinista che lavora alla Fenice, Samuel Angeletti Ciaramicoli. Benvenuto! Io sono Samuel Angeletti Ceramicoli, sono un italiano che lavora a Venezia, lavoro al Teatro La Fenice di Venezia, appunto, da più di 10 anni e fortunatamente questa quarantena non è riuscita a fermarmi, nel senso che mi piace far musica, mi piace la tecnologia e ho continuato a far musica da casa con il mio quartetto inizialmente, poi visto che non tutti hanno la mia stessa energia, la mia stessa voglia di fare, la continuità nel farlo, faccio musica da solo. Eh! Faccio musica da solo, mi trascrivo le parti, mi trascrivo tutto per 4-5, arriverò a fare un'intera orchestra di me stessi, non lo so. Per ora sono arrivato a 5, vediamo se mi servono altre voci, più avanti farò altro. Vedo che c'è tanta gente che solo nel modus operandi non so cosa fare. Sbagliato, sì, sì. Non Utilizzano il tempo in riesco. modo sbagliato, sì. Trovo che questa quarantena ci abbia dato un'opportunità, l'opportunità di capire che la risorsa più importante che abbiamo è il tempo. Il tempo l'abbiamo sempre occupato correndo a velocità tali che non potessimo renderci conto di quello che c'era fuori dal finestrino. Ok? Dunque, per quanto mi riguarda, rallentare mi ha fatto capire che vorrei evitare di tornare alla vecchia vita, la vecchia vita dove correvo e dove facevo le cose in modo quasi automatizzato, come un robot. Ho scoperto che avendo molto tempo a disposizione devi anche trovare il modo di impiegarlo quel tempo in modo produttivo, perché come dicevi tu prima, tante persone lo stanno quasi buttando via questo tempo. Il tempo, la cosa migliore da fare è guardare in primis, nel primo periodo della quarantena, guardare dentro se stessi e cercare di capire cosa c'è che non andava. No? Una volta fatto il lavoro su se stessi, cominciare a capire cosa poter fare per gli altri, cosa posso fare io per gli altri, da qua, da casa, non essendo un dottore, non essendo un infermiere, non essendo uno specialista, eh, devo fare qualcosa che possa arrivare ai cuori delle persone. La cosa che mi hanno insegnato a fare fin da quando ero piccino era la musica. Dunque ho cercato di organizzare il mio tempo per poter fare musica da casa. Fortunatamente so usare molto bene il computer e dunque grazie ad esso ho attraversato gli spazi insomma, che ci separano. Essendo una vergine, sono molto metodico nel mio lavoro. Dunque mi sveglio, studio, la mattina solitamente studio, faccio i miei esercizi di tecnica, allungamento delle dita, meccanica, cose molto noiose per i vicini. Pomeriggio solitamente, non potendo cominciare a suonare prima delle 3:30, lo passo in terrazzo leggendo. Adesso sto leggendo Siddhartha. Ah, questo libro è E... meraviglioso, ho già letto. Lo so, Ne lo so. parli. Però è un libro che puoi leggere 10 volte e interpretare in 10 modi È diversi. vero. In qualsiasi momento tu lo prendi in mano, ti dice qualcosa di nuovo, dipende da con che occhi lo leggi. Per quanto riguarda il pomeriggio registro solitamente. Lo passo a registrare, lo passo a vedere cosa fare, diciamo metto un po' in pratica quello che sono stati gli studi della mattina e la sera a trascrivere, perché logicamente il repertorio per violino, per quartetto o per altre formazioni è limitato e se vuoi suonare qualcosa che ti piace lo devi trascrivere per la tua formazione. Eh, E dunque ciclicamente vado avanti così, finché potrò. Bravo, bravo. Vorresti un po' parlare per noi, un po' le tue tecniche di studio? Diciamo che per quanto mi riguarda, quello che ho capito del violino è che se suoni le cose belle che ti piacciono, che ti fanno star bene, non progredisci più di tanto. È un po' come l'esempio, non so, un atleta che vuole diventare sempre più veloce nei 100 metri piani, no? Non puoi correre sempre 100 metri piani perché non progredisci. Devi andare in palestra, alzare i pesi, fare la meccanica, spostare, cioè, aumentare la forza della mano, l'elasticità e tutte queste cose qua.
Dunque, il mio metodo è abbastanza standard, insomma, è quello di utilizzare alcuni studi specifici, che non sto a nominarti, che appunto rinforzano la mano, rinforzano l'elasticità e ti danno la possibilità di essere più preciso nell'esecuzione poi del repertorio, di quello che è il vero e proprio suonare. Dunque non puoi sempre solo suonare. Sempre solo suonare è bello, è bellissimo. Prendi i suoni anche se viene male, non importa, vai avanti, no? Ma non è così che si progredisce. Bisogna essere metodici, bisogna immaginare che ogni volta che esegui qualcosa ci sia qualcuno che ti ascolta e che ti giudica e dunque cercare di ottenere sempre la massima precisione, la massima pulizia nei passaggi, la massima bellezza del suono e sviluppare un po' la precisione. Mm. Adesso io vorrei ringraziarti per questa bellissima intervista. E andiamo a eseguire la musica che abbiamo preparato per il nostro pubblico. In un momento come questo, io credo che sia il momento di sotterrare tutte le asce di guerra e stare il più vicino possibile. Ok, amici, nemici, tutti assieme dobbiamo farci forza e andare avanti, no? Di questi tempi non si può fare la guerra, bisogna fare l'amore, bisogna fare la musica, bisogna fare arte, bisogna sviluppare tutte queste cose positive, tra virgolette. Siamo tutti uniti nella lotta contro un nemico comune. Vorrei ringraziarti tantissimo per l'intervista e per suonare con me. Grazie a te.